Ci è voluto un po', ma finalmente ci siamo orientati. Ciao ragazzi, oggi siamo alla terza settimana qui a Tokyo, in questa mia nuova vita qui in Giappone. Sto facendo intanto inizialmente questi 2 o 3 mesi qua per vedere come si vive qui, per vedere un po' di cambiare la routine, per stare un po' qua e vedere com'è la vita, provare a vivere un po' da local, quindi non da turista come ho fatto l'anno scorso, ma è da un annetto che sto un po' studiando la lingua, un po' mi sto preparando per venire qua e fare esperienza. Siccome vi dicevo, non mi è piaciuta tanto Milano come città e non saprei quale altre città andare a provare per vivere per la prima volta così, per conto mio, invece che stare a casa con i genitori, eccetera, abbiamo deciso di provare una città che ci è piaciuta e quella che ci è piaciuta di più era Tokyo. Quindi è la prima volta che proviamo a stare così per conto nostro e come è andata, come sono andati questi primi passaggi. Allora, se avete visto il vlog precedente, lo lascio qui in descrizione comunque se non l'avete visto. Siamo rimasti che praticamente le prime 2 settimane, 1 settimana e mezzo, ci è voluto un attimo per orientarci, semplicemente andare a fare la spesa, sistemare quell'appartamento. Vi ho fatto vedere, molto bello, la zona sempre bella, quindi ci sta piacendo un sacco. Abbiamo la palestra qua a 2 minuti e dopo le prime difficoltà nell'iscriverci in palestra, nella sim, in tutte queste cose qua, alla fine abbiamo deciso, cioè ci siamo orientati, ecco, abbiamo trovato i posti migliori dove fare la spesa. E diciamo che il problema cos'è? Il problema è che, come vi dicevo, io sono andato in India prima di andare in Giappone e ho fatto questi 2 corsi avanzati in cui ho imparato queste nuove pratiche. E quando sono tornato mi sono ritrovato con queste 3 nuove pratiche da fare, di meditazione, da fare 2 volte al giorno invece che una volta, per 40 giorni, che è un periodo di mandala, serve per inserire le pratiche che fai nel modo corretto quando le impari, quando vengono trasmesse. E quindi diciamo che è stato un po' un bel po' difficile, ecco, inserire sia il viaggio e l'adattamento e tutto a queste nuove pratiche, perché comunque è vero, vengo qua non per vivere da turista, ma per lavorare, quindi la routine che faccio a casa, ma non posso neanche stare a casa tutto il giorno. Quindi quello che faccio è svegliarmi presto la mattina, fare yoga, fare la palestra, fare tutto quello che devo fare, per poi al pomeriggio visitare la città, quindi fare yoga di nuovo e poi visitare la città. E sta per finire ragazzi, 5 giorni, 5-6 giorni e ci siamo. Una volta a settimana faccio i video come al solito e quindi vi racconterò di settimana in settimana come sta andando. Cercherò pian piano di creare i vlog in modo un po' diverso senza dovervi per forza raccontare quello che faccio, ma le cose più interessanti, tant'è che mi sono salvato, vi mostro cose che secondo me possono essere utili, sia se un giorno verrete in Giappone, ma possono anche essere interessanti se semplicemente volete guardarvi il vlog. Quindi vi do la mia esperienza su come sono andati questi 7 giorni. Il vlog scorso è stato un po' più lungo perché erano 10 qualcosa giorni, invece questa volta di settimana in settimana sono riuscito a continuare il vlog. E diciamo che pian piano in realtà ci stiamo un po' non calmando, ma sicuramente siamo arrivati con tantissime cose nella nostra lista di cose da vedere e le stiamo pian piano facendo tutte, ma il problema cos'è a Tokyo? È che ogni posto richiede tanto tempo per visitarlo, ci sono tantissime persone, è un po' come avere tantissime città, un agglomerato di città attorno, e quindi più fai cose e più cose escono fuori da voler vedere. E quindi c'è un po' questo problema, quindi bisogna un po' mettersela via che è impossibile fare tutto e si fanno delle scelte. Quindi diciamo che questo primo mese sicuramente sarà ancora di visite, quindi ci sentiamo ancora un po' turisti e poi inizieremo a uscire un po' di più, già stiamo conoscendo varie persone, siamo usciti con amici, tantissima gente che viene anche a trovarci dall'Italia, perché in Italia è periodo di Pasqua, c'è anche la Golden Week adesso, quindi tanta gente è venuta per vedere il Sakura, il periodo Sakura qui in Giappone, della fioritura dei ciliegi, e ci sono tante persone in questo momento, quindi stiamo un po' incontrando amici. E il martedì scorso, che è il giorno in cui ho fatto il vlog precedente, siccome il martedì è un giorno della settimana che ce lo siamo presi per stare un po' più in tranquillità, sistemare la casa, pulirla e fare i video, la doccia e tutto, settimana scorsa, dato che siamo a 20 minuti da Ikebukuro, che è una zona principale qua di Tokyo, abbiamo deciso di farci una camminata verso Ikebukuro, 20 minuti, e abbiamo fatto la spesa e siamo andati a mangiare in questo posto che si chiama Onigiri Bongo, che in realtà è ancora Otsuka, quindi è vicino a noi, ed è il posto dove fanno gli onigiri più buoni di Tokyo, c'è sempre la coda ed erano veramente incredibili, quindi abbiamo fatto l'upgrade dal classico onigiri che la gente mangia nei combini a questo onigiri che è un po' più caro ma veramente fatto bene, è incredibile.
E poi a Ikebukuro c'è questo Sunshine City, che è questo centro commerciale che ho visto nei vlog di PewDiePie, un youtuber che seguo da una vita, era lo youtuber con più iscritti al mondo e lo seguo da una vita, è pazzesco. E lui si è trasferito in Giappone, tra l'altro con questa ragazza che abita vicino alla mia zona dove vivo in Italia, Marzia, e siamo andati lì e c'è praticamente di tutto e di più. C'è un centro commerciale gigantesco dove c'è di tutto e di più. Se un giorno venite ve lo consiglio soprattutto perché all'interno c'è il Pokémon Center. Anzi, non è un Pokémon Center, è un centro Pokémon dove vendono tantissimi gadget, quindi non è proprio un Pokémon Center. Un altro posto invece che volevamo rivedere, che abbiamo visto il giorno dopo, è stato Ginza. E Ginza è molto interessante perché è un luogo un po' diverso dagli altri, perché è semplicemente una zona di quasi lusso, cioè tutto quello che vedete lì sono negozi, diciamo, di lusso, ma non sono cose concettuali o ricercate, metti come Aoyama o Omotesando o quella zona un po' più di brand individuali. Qua vedete Dior, vedete Chanel, vedete Loewe, vedete tutti questi brand giganteschi, vedete queste macchine incredibili che girano, vedete questi palazzoni bellissimi, ed è una zona un po' particolare, quindi tu vai lì e sai che spendi tanto se vai a mangiare lì, fai di tutto, quindi semplicemente ti fai un giro. Sembra un po' di essere io non ci sono mai stato, però mi immagino che una New York, tipo una Fifth Avenue, uno di quei luoghi dove vedi questi palazzoni, gente ricca vestita bene che gira, un po' una cosa del genere. Quindi siamo rimasti lì, abbiamo fatto questo giro. C'è un bellissimo negozio che si chiama Tsutaya Books, dove ci sono tantissimi libri, riviste, ed è bello qua in Giappone perché ogni cosa è veramente curata nei minimi dettagli. Quindi se trovate anche una libreria piena di libri, voi prendete un libro a caso, una rivista a caso, è tutto fatto bene, è tutto costruito nel modo giusto, tutto funziona, è tutto curato nei dettagli. Secondo me è questo che differenzia il Giappone da tantissimi altri stati. A volte magari anche da noi sono cose fatte bene, ma quello che non funziona viene lasciato un po' lì. E invece qua c'è proprio cura, c'è proprio voglia di fare le cose con più calma, ma fatte bene. E quindi questa cosa la si vede. Siamo andati poi a mangiare in questo posto che è uno dei miei posti ormai preferiti, mi piace tantissimo, ci voglio ritornare assolutamente. È vicino a casa, si chiama Fujisoba, dove abbiamo mangiato la soba e il katsudon, che è praticamente questo riso con una cotoletta di maiale sopra e l'uovo, e la soba sono questi spaghetti stile ramen, ma un po' diversi, e ve lo consiglio tantissimo perché stiamo provando tutti questi posti, diciamo, ovviamente per local, quindi che costano meno, perché comunque siamo qua non in vacanza, dobbiamo spendere ogni giorno per uscire fuori la sera, e quindi abbiamo provato tutti questi luoghi. E qua a Tokyo è bellissimo che puoi veramente spendere poco e mangiare molto bene anche fuori, quindi alla sera mangiamo quasi sempre fuori, mentre il pranzo ce lo facciamo a casa e la mattina anche la colazione. Tant'è che il giorno dopo che mi sono alzato e ho fatto tutto il mio yoga, la mia palestra, tra l'altro ho provato il grip strength, una cosa che chi ha seguito il mio video della longevità di Brian Johnson tempo fa, ho fatto un video in cui ho testato la longevità e non avevo da provare, l'unico test per capire quanto sei giovane a livello biologico era quello di forza del grip, quindi del braccio, della stretta, perché non avevo lo strumento giusto, e nella palestra dove mi sono iscritto c'è lo strumento, quindi l'ho provato e il risultato è stato 62,5 kg, e quindi diciamo che sono in una buona top qualcosa percentuale tra gli uomini della mia età, quindi ottimo anche quello. Quello che ho fatto è editare i video, ho lavorato, e quindi semplicemente alcuni giorni come quello siamo andati a fare un giro semplice a Shinjuku, che è la zona diciamo un po' notturna, e abbiamo fatto un giro a Shinjuku e abbiamo mangiato in questa catena che andava provata perché è una catena giapponese concorrente di McDonald's, e quindi bisognava provarla anche perché non preparano in precedenza le cose ma le fanno un po' al momento, cioè le cucinano al momento, e quindi andava provata. Niente male, ma comunque si tratta di hamburger. Siamo andati all'Isetan, che è questo qua in Giappone c'è pieno a Tokyo di centri commerciali giganteschi che contengono di tutto, e quindi abbiamo fatto un giro lì anche per vedere la mostra di Yoji Yamamoto, cose un po' di moda che riguardano soprattutto Claudio. Mentre, come vi dicevo, tanta gente sta arrivando in Italia, e qui abbiamo incontrato una nostra amica che è venuta proprio a trovarci, è venuta in Giappone per qualche giorno e lei anche lavora nella moda, e quindi siamo andati a fare un giro per negozi ad Harajuku, che è la zona invece diciamo un po' dei giovani, della moda, delle cose alternative, delle sottoculture. Qui a Tokyo è molto particolare. Abbiamo fatto un giro vedendo queste mostre. Ho assaggiato per la prima volta l'omurice, che è questo
riso con un omelette sopra e tipo una salsa, che a volte può essere anche semplicemente ketchup, e non era niente male. Ho assaggiato la crepe, quella famosa, quella che vedete sempre in tutti i TikTok, il bubble tea originale, quello, il boba, il gong cha, e sempre insomma vario giri per negozi. Quindi diciamo che la maggior parte dei giorni questa settimana abbiamo incontrato gente, come il giorno dopo questa signora che è un'amica di mia madre per chi non lo sapesse è bosniaca, e quando è venuta in Italia durante la guerra, che c'è stata la guerra in Jugoslavia, tante sue amiche si sono sparse per il mondo, e questa sua amica che mi segue su Facebook, ha visto che ero a Tokyo, ha scritto a mia madre e mi ha detto dai che incontro tuo figlio, e quindi siamo andati. Così un po' a caso era successa una cosa simile a Los Angeles, quando ero andato a Los Angeles, e quindi abbiamo incontrato questa signora in realtà americana, praticamente cioè bosniaco-americana, e simpaticissima, e siccome lei era in zona Asakusa siamo andati a fare un giro ad Asakusa, la zona quella del tempio, quella un po' più tradizionale di Tokyo, ed era una zona che dovevamo ancora vedere questa volta qua, questa seconda volta a Tokyo. Quindi ho assaggiato le fragole per la prima volta, che non ho mai mangiato le fragole, siccome qua in Giappone le fragole dicono che sono buonissime, e io ho iniziato a mangiare praticamente più tipi di frutta da quando sono tornato dall'India, quindi ne ho approfittato. E poi una delle mie zone preferite, che è la zona Sumida, che è il fiume un po' che è attorno ad Asakusa, cioè che gira verso quella zona, e se lo sorpassi si arriva allo Sky Tree, che è questo edificio altissimo, penso che sia uno dei più alti al mondo, e dove si vede tutta la città, e sotto c'è questo edificio dove ci sono feste, ci sono locali, ci sono ristoranti e c'è un centro commerciale. Abbiamo fatto un giro lì bellissimo, e la sera ci siamo trovati con questi miei amici invece del paese da dove arrivo, per mangiare qualcosa a Shinjuku, siccome anche loro erano venuti a trovarci. È praticamente quasi finita la settimana. Il giorno dopo, domenica, c'era il sole, ho detto sai cosa, andiamo a vedere, e questa è una gemma nascosta, una zona un po' diversa che di solito non è vista dai turisti negli itinerari classici, ed è una zona dove sono dei luoghi un po' a ovest di Tokyo. Il primo si chiama Kichijoji, scusatemi, e il secondo Koenji, e sono zone famose non solo per residenti che abitano, diciamo, sono molto votate per quelli che vivono a Tokyo, i locali, ma non stanno proprio nelle zone centrali di Tokyo. Quindi ci sono parchi, c'è questo giardino bellissimo, questo lago con i cigni tipo stile pedalò, ma tanto anche per il vintage e i mercati di usato, di vestiti, di tutto e di più. E quindi è stato veramente bello, abbiamo dedicato la giornata a vedere prima uno, poi l'altro, dato che sono sulla stessa linea della metro. E alla sera ci siamo fermati a mangiare in questo ristorante, in questa pizzeria da Ciro, perché andava provata. Il sabato sera o la domenica, insomma, abbiamo questa routine italiana di mangiarci la pizza, questa tradizione, e quindi volevamo provare un'altra pizza, ma questa volta abbiamo cercato una pizza vera, e siccome questa era una pizzeria votata come una tra quelle che assomiglia di più o che è veramente una pizza napoletana a Tokyo, andava provata, e devo dire, non male. Prezzi più alti del solito, ovviamente, leggermente, confronto alle altre cose che abbiamo mangiato qui, però niente male. Pizzeria da Ciro, zona Nakano. Altre zone lì le vedremo gli altri giorni, anche perché ci sono tantissime cose da vedere e sembra sempre poco tempo. Quindi adesso magari quando finirò il mandala magari avrò più tempo sicuramente, però alla fine quello che ad esempio abbiamo fatto ieri è stare a casa e comunque gestire la casa, ci sono comunque altre cose da fare, lavoro, oggi facciamo i video, quindi non so esattamente ancora oggi cosa faremo, ma ieri pioveva, era una giornata un po' così, e quindi alla sera dovevamo incontrarci con Mr. World Japan, il ragazzo del Giappone che ho incontrato quando sono andato a Manila a fare Mr. World, ed è stato bellissimo perché lo rivediamo praticamente una volta all'anno quando veniamo in Giappone, l'abbiamo visto l'anno scorso, ed è super carino, una persona incredibile, e quindi siamo andati a mangiare qualcosa fuori a Shibuya, ci ha portato a mangiare gli spaghetti quindi andavano provati anche quelli, niente male, ma la mia amatriciana era un po' giapponese, un po' nipponica come matriciana, ma va benissimo così, non si pretende niente. E
un giro a questo Sakura Stage, che era un posto nuovo che hanno aperto poco fa, mi dicevano, e poi ci ha dato qualche consiglio su piccole cose, ci ha detto che iniziamo a sembrare veri local andando a mangiare in zone che gli abbiamo detto, gli abbiamo chiesto qualche cosa su Okinawa, perché forse gli ultimi 10-15 giorni andremo a Okinawa, li abbiamo lasciati liberi, abbiamo prenotato solo 2 mesi e mezzo su 3, intanto qui a Tokyo, quindi vedremo, ci ha dato qualche consiglio sulla lingua, su varie cose, e poi eccomi qui. E siamo qua ragazzi, quindi continua il mio racconto, la mia avventura qui a Tokyo. Vi racconterò poi settimana prossima come sta andando, magari in format un po' diverso. Adesso vedremo se con più tempo riesco a farvi i video mentre sono proprio nella zona, invece che farvela vedere solo in B-roll successivamente. Però in qualche modo si fa, e grazie mille per seguirmi ragazzi, mi fa sempre un sacco di piacere. Iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video.